Io te l'avevo detto di mangiare sul Cingon prima di uscire. Non è vero, non è vero. This is what? Whale. Yeah. Whale from the ocean. Whale? Yeah. So you made like salami Yes. from whale? Yes. Buongiorno Cicci e benvenuta nella prova speciale odierna. Oggi 4 ore a manettissima proprio, Cosa hai mangiato a colazione te? Niente, non l'ho fatta colazione come sempre. Sarà meglio che la fai un po' per darti una calmata. Te lo immagini se prendessi anche il caffè la mattina, come sarei? Terrore. Erano secoli che non si vedeva il cielo azzurro. Quindi Ricordo l'ultima volta che ci siamo svegliati, ma che ci sia stata in generale una giornata con cielo azzurro. E quindi è per quello che io mi sono svegliato così proprio, come dico io, adrenalitico. Adrenalinitico. Quindi dopo le Fossen di ieri, che è stato il festival delle Fossen. Parla come mangi delle cascate, no? È un attimo che parlo norvegese. Andiamo a Bergen? Dai, via, Bergen, 4 ore. Nel frattempo ne approfitto per ripassare un po' la lezione su Bergen, che avevo un attimino accantonato, meglio sospeso, perché la visita era programmata tra qualche giorno, ma visto e considerato la bellissima giornata di sole non vogliamo perderci una visita con queste condizioni, quindi sono lì a riguardare tutti i punti salienti della città per non perderci niente come al solito e farvi vedere sempre le cose migliori di ogni posto in cui andiamo. Qui altro che prova speciale, bisogna andare a 1 all'ora per non perdersi ogni veduta di questo panorama pazzesco, dai. Stiamo percorrendo questa strada che è la strada 49, che va lungo questo fiordo bellissimo, ogni tanto intervallata da delle gallerie interminabili, perché ne abbiamo già fatto una da 11 km e mezzo, una da 10 km e un'altra da 8 km e mezzo, e fra le altre cose queste gallerie interminabili sono anche poco illuminate. Meno male che c'è poco traffico, quindi noi dentro accendiamo anche la nostra barra LED e illuminiamo a giorno. Sborone, solito. E quando si esce da queste gallerie veramente c'è questo panorama pazzesco! Ora te lo elimino proprio questo pazzesco. Su questo fiordo veramente, con questo finalmente, come ha detto la serie, cielo azzurro, che non ce lo facciamo assolutamente scappare oggi.
Mi sa che adesso poi c'è anche da prendere un Attenzione, traghetto, attenzione. perché si alternano sempre i passaggi dei traghetti, ricordiamo, in questi fiordi. Non in tutti i punti c'è la strada che collega, o meglio, per non fare tutto un giro pesca e arrivare con un'aggiunta di 2 ore, si fanno dei passaggini in traghetto, che però non sono gratuiti come in Alaska e in Canada, ma comunque c'è sempre da pagare qualcosa, cifre che possono andare dai 10, 20 ai 30 euro a seconda della percorrenza. Questo sarà il tipo che prende la cosa per la targa? Probabilmente. Cioè, che vede se è Autopass. Non sappiamo ancora bene. Non è molto chiaro. Dove vado secondo te? Dietro il furgone, secondo me. Secondo te dietro il furgone? Sì. E allora vado dove dice mia moglie, dietro il furgone. Scendiamo un po'? Certo, mi sembra il minimo, sopra. Prima che arrivino altre macchine e non posso più scendere, mi sparo una discesa dal traghetto. Erano secoli anche questa. Discesa dal traghetto, ma lì si va anche al piani alti con la macchina? Sì, c'è una passerella questa qua che però è un parcheggio. Ecco, una buona occasione per vedere ieri sotto gli alberi che cosa non ci hanno combinato i gabbiani. Guarda il tetto. Dicesi Abominevole. strascagazzato. Via, partiti. 20 minuti di traversata. A quanto pare ci lasciano stare almeno in questa zona. Ora vediamo Ma se non sì, è troppo freddo. sicuramente. Via! Vado a vedere il panorama di poppa. Tu vai di prua. E io vado a prua. Vadi. Arrivati a Bergen dopo una maratona di quasi 4 ore e delle stradine improponibili che ci ha fatto fare Google, siamo arrivati in questo punto che è un'area segnalata di parcheggio apposito per camper, suddivisa in 2 piazzali, apparentemente totalmente gratuita, addirittura c'è una parte con le colonnine dove ci si può attaccare all'elettricità. Siamo a poca distanza dal centro, ma comunque dobbiamo prendere un mezzo pubblico, un tram o una metropolitana per arrivare al centro, che dista circa 15 minuti. 2 da 44, 88. Che siamo? Dai. Go to payment, total amount, insert. Vai, facciamo prima. Processing payment, enter pin. Gabbiani impazziti sulla ferrovia. Gabbiani che si litigano per la pizzetta dei ragazzini. Siamo sul treno metropolitana
anche se l'ho scoperto, una via di mezzo tra un treno e una metropolitana, da dove abbiamo lasciato il furgone parcheggiato 5 minuti a piedi per raggiungere la stazione, fatti i biglietti, è arrivato subito il treno e adesso 5 fermate per arrivare nel centro della città di Bergen. Totale della spesa 88 corone in 2, quanto sono più o meno? Sono 7,65 euro. Il biglietto è valido un'ora e mezzo, mentre invece poi c'è l'opzione 2 che è un biglietto che è valido 24 ore che costa 110 corone a persona. E siamo arrivati anche a Bergen, in centro a Bergen, seconda città più importante di tutta la Norvegia dopo Oslo. Poi basta, città, poi basta. Poi basta, io mi sono anche abbottonato, mi ero abbottonato perché faceva fresco, invece adesso in centro, dai, così, mi sbottono. Sbottonati un po' ogni tanto. 270.000 abitanti. Oh, mica pochi, però. Fondata nel 1070. Vabbè, quello lascia il tempo che trova comunque. No, come la certa poi trovo. Palazzo qui davanti già bellissimo, chiostro qui davanti già bellissimo, ordine, pulizia, freddo. Qua dietro c'è la statua di uno che poi cercherò di capire chi è, che c'ha una banana, c'ha una pettinatura bananata, mica da ridere. Sembrerebbe un po' brava, un po' alla Elvis. Dai, sarà qualche musicista, senti, qualche andiamo compositore. che io c'ho fretta perché sono già le 2, non abbiamo ancora né pranzato né colazionato. Sta qua, arriva e vuole subito andare a mangiare. Andiamo. C'è Peppe Spizza se vuoi, amovi. Una pizza oggi ci starebbe tuttissima. C'è Peppe Spizza qui a Bergen. Allora, andiamo subito in direzione delle casette colorate, del quartiere delle casette colorate, che è in assoluto il più bello, che voglio vedere per primo, prima di stancarmi e poi non averne più voglia. La vogliamo far vedere? No, c'è TGI Fridays Ma che me frega? No, facciamo vedere la piazza più che altro, su dai. Hai detto l'edificio bello e poi non fai vedere niente. E anche a Bergen la sera è aperta una filiale del suo franchising, la famosissima Gina Tricot. Cambiate idea, prima ci dirigiamo verso il fish market invece che cercare la pizzeria che magari non è tanto indicata. Vediamo un attimino cosa offre il fish market. Comunque abbiamo deciso di venire a piedi, o meglio con i mezzi pubblici, perché abbiamo visto prima di tutto che ci sono un sacco di salitozze, soprattutto per arrivare dove abbiamo parcheggiato il van, e secondo perché non eravamo sicuri se sul treno, benché meno sull'autobus, si potessero portare i monopattini. Non abbiamo trovato indicazioni in merito e quindi oggi ci dedichiamo alla camminata. E comunque quello lì che ci sembrava Elvis alla fine, praticamente con quella pettinatura bella bananata, non era Elvis ma era Edvard Grieg, famosissimo compositore e musicista norvegese della fine dell'Ottocento. Ma famosissimo, Chi non lo conosce, scusami, Io prima che me lo dicessi te. Indicazioni per il mercato del pesce? Ne abbiamo? Salami from Norway. It's really local brand, local product. Okay. This one is reindeer, moose, whale. This is what? Whale. Yeah, whale from the ocean. Whale? Yeah. Where are you from? Italy. Italy. Yeah. So You made like salami from whale? Yes. E l'altro era di renna Rena. and moose. Moose you said? Alce. Alce. Allora, renna. Balena. Balena. Yeah, balena. Ah, brava, molto bene. Io voglio assaggiare quello di balena. Renna. Balena. Renna buonissimo. Renna buonissimo. Molto buono renna. Ance. Alce. Ance.
L'alce è più quasi come la carne essiccata che mangiavamo in America. Jerky. Il jerky, molto buono, molto speziata l'alce. La balena sa di salame normale. Basta che poi non mi rompi le scatole e che non possiamo fermarci a pranzo fuori perché ti hai già comprato qua. Quello più buono di tutti è quello più speziato, è quello di alce. L'hai provato? Che dici? Uno solo di alce o alce e renna? Io ne prenderai uno solo. Uno solo, ok. Allora, uno di alce. Cioè quello che era segnalato come mercato del pesce in realtà è tutto street food a base di pesce. Io te l'avevo detto di mangiare sul Cingon prima di uscire. Non è vero, non è vero, caro. E qui andiamo falliti, Gina. Io avevo detto che mandavo la pizza, pensa a te. Comunque ci sono tutti questi banchetti, la maggior parte ovviamente vendono pesce, sia crudo che già pronto in panini e altre presentazioni. Salmone marinato deve essere buonissimo. Guardate che bel colore. Possiamo prendere Baccalà. un paio da mettere a peso nel Cingon, eh? Ti dura fino a 40 anni, te lo dico, eh. You repair my weakness, satisfying you when I keep bleeding. I don't know why you act like you innocent. You wanna take a piece of my heart again. I get it, yeah, 'cause I just Qui siamo nella conosciutissima e molto trafficata zona di Briggen, dove ci sono tutte le classiche casettine, quelle che vedete alle mie spalle, che poi sono quelle raffigurate ovunque sulle calamite, sulle guide, ovunque ci sono queste casette, perché sono proprio le più classiche in questo stile. E sono tutte con stampata la data di costruzione del palazzo, tutte dei primi del 1900. Le vecchie cabine telefoniche, alcune con telefoni ancora funzionanti, alcuni no, come questo, adibite a piccoli spazi dove condividere libri in prestito senza pagarli. Ci stiamo addentrando in questo quartierino di casette di legno, chiaramente un po' ristrutturate e riadattate, non è che siano proprio originalissime al 100%. Ma lo sai perché facevano tutto di legno? Perché era prendevano barato. fuoco meglio. No, perché era baratto, era economico per loro invece che farle di pietra con tutto il legno che hanno da questa parte, case in legno e via. Comunque ti volevo dire che ho coniato una nuova unità di misura, ossia il salame di alce. Cioè di quello che l'hai pagato? Esatto, l'ho pagato 150 corone norvegesi. Tanto come l'entrata a questo museo? Infatti siamo proprio passati davanti a un museo la cui entrata costava 150 corone norvegesi e ho detto alla serie, un'entrata a questo museo costa quanto il salame d'alce, quindi Noi investiamo in salame. che sono 13 euro, esatto. Siccome noi siamo acculturatissimi, Sappiamo già tutto. preferiamo investire in un salame d'alce che non una visita di un museo. Tac! Quindi anche voi, se per caso poi andate a fare la spesa e spendete, faccio un esempio, 26 euro, da oggi in poi dovete dire abbiamo speso quanto 2 salami d'alce in Norvegia. Ad esempio, tornando appunto al discorso dell'unità di misura, queste casettine qui in legno, che rappresentano le casette in legno di Bergen, costano 195 corone norvegesi, ma non è vero, perché costano un salame,30. Ci vedete seduti al ristorante, ma non fatevi illusioni, non è che facciamo la cena stellata. C'è la possibilità di sedersi anche ordinando 2 sandwich, 2 panini. Questi sono veramente gourmet perché sono uno al salmone affumicato
tagliato sottile e l'altro al salmone tagliato spesso, quindi non è che sono due panini così. Da bere 2 prosecchini come al solito. Ma secondo te la fettina di limone che c'è dentro lo devo mangiare dentro il panino? Per forza, altrimenti te lo fanno pagare doppio. Benvenuti a una nuova puntata. Cosa si scofanano alle sere oggi a Bergen? Ma che questo è l'antipasto, scusami, facciamo metà per uno così li assaggiamo tutti e due? Però siccome sapevano che arrivava la sera, immancabile. Ora quello te lo mangi te. Dammene metà. Questo è più duro. Per tenerlo. Questo è più duro. Questo qua è più duro di pane, questo è più morbido. Va bene, buon ape. Buon appe. Andiamo di salmone, proteine a stecca. Bello, io mangio quello spesso prima, che bello. E io invece me lo lascio per dopo, quello lì. Un panino di questi con la nuova unità di misura costa un salame e 10 centesimi, quindi circa 13 euro e 10, 13 euro e 20. 160 NOK, 159 NOK. Questo qui è buonissimo col salmone spesso così. Un sacco di case anche qua sulle colline come questo, stile Genova, per le colline, non per il tipo di case. Perché comunque questa città, sebbene sia ancora a sud e sulla costa ovest della Norvegia, è tutta completamente contornata da un sacco di montagne e di fiordi. 7 montagne per l'esattezza. È conosciuta come la città delle 7 montagne e poi tra l'altro il fiordo che la circonda è il Sognefjord, che è il fiordo più lungo e più profondo di tutta la Norvegia. Bergen super approvata, fra le altre cose essendo anche la seconda città più importante di tutta la Norvegia e anche, come ci piace sempre dire a noi, un'importante città universitaria. Infatti la sua università risale, è stata fondata addirittura nel 1400. Poi ad esempio un'altra cosa della Norvegia che vedi c'è noi italiani con la nostra fantasia, le nostre capacità non riusciamo a fare, cioè i troll. Vogliamo parlare per favore un po' dei troll? Ci sono negozi solo di troll. Ma che ne vendono e che ne hanno miliardi di tipi con facce diverse, sti nasoni lunghi, conosciuti come questi esserini cattivi, ma nel senso non cattivi proprio cattivi di cattivi, dispettosi, bravissimi, ma anche un po' tonti, diciamo, un po' stupidotti. Ma se noi in Italia importassimo, diciamo, l'omini questi troll e cominciassimo un business e li chiamassimo i bischeri, cioè, ma lo sai i soldi che faremmo a vendere i bischeri a tutti i turisti che vengono tipo a Firenze, a Roma, in tutte le città? Amici, chi si fa socio? Apriamo un franchising per la produzione e la vendita dei famosi bischeri, la concorrenza dei troll norvegesi. No, cioè il brevetto ormai qui l'hai già depositato. Lo sto dicendo ufficialmente, il brevetto è mio, quindi se volete ci contattate e creiamo il franchising per la vendita e la creazione dei bischeri italiani. Cingoni. Anche.
Se vi è piaciuto questo video, anzi, prima di supplicarvi e chiedervi e ricordare di iscrivervi al canale, volevo dire una cosa, così almeno patticchiare amicizia lunga. Questo video è stato girato a metà di giugno dell'anno domini, come si diceva, anno domini 2024. La temperatura dell'aria qui a Bergen a metà giugno 2024 è di 14 gradi. Percepita sugli 11-12, vento da nord-nord-ovest fra i 25 e i 35 km all'ora. Ok. Basta come informazioni. Siamo sufficientemente precisi? Quindi a questo punto, se siamo precisi, cosa dovete fare? Iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, attivate la campanella se non l'avete ancora attivata per non perdervi le uscite dei prossimi video e magari lasciate un like e un commento se non vi costa troppo. Grazie amici, ci vediamo al prossimo video. Dopo Bergen mi sa che andiamo nel wilderness più totale, into the wild, into the wild a manetta, Poi c'è ancora una città, forse così, però voglio dire, proprio al prossimo episodio. Sere, vogliamo o non vogliamo tornare alle vecchie buone abitudini? Te l'ho detto io, siamo stati a Bergen, abbiamo di nuovo ripreso l'abitudine del compra adesivo e attacca adesivo, grande o piccolo? Andiamo di piccolo perché ne voglio attaccare tanti prima della fine del viaggio. Anche perché nelle nazioni precedenti, ossia Olanda, Svezia, Danimarca, non abbiamo trovati di adesivi, c'erano solo calamite da tutte le parti e noi non abbiamo neanche un posto che ci permetta di attaccare le calamite perché è tutta plastica. Dai, allora forza, Piccolo, a te l'onore. Piccolo, vai. Vadi. Qui va bene? Benissimo. Tac.